Nel precedente episodio, con un PCR test necessario per entrare in Georgia in scadenza, avevamo dovuto guidare per molte ore, controvento, sotto la pioggia, con la nebbia fitta, in mezzo alle montagne, pure di notte, pur di riuscire a varcare in tempo l'unico confine aperto tra Turchia e Georgia sul Mar Nero. Ma alle volte, si sa, per quanto ce la metti tutta, le cose non vanno proprio come vuoi. Eravamo arrivati infatti troppo tardi. Alle 11 di sera il confine era ormai già chiuso da 2 ore. Perciò, dopo una notte passata in un hotel di confine e solo 2 ore di tempo prima che ci scada il PCR test, ripartiamo verso la frontiera, che è anticipata come sempre dalle file interminabili di camion, lunghe ore, giorni, forse settimane. Italia! Ok, bye bye! Quanto mi sembra lontana l'Italia, il luogo dove questo viaggio ha avuto inizio l'11 agosto. È la prima volta che entro in un paese dell'ex blocco sovietico. Avevo solo 1 anno quando il muro di Berlino crollò nel 1989 e la Georgia diventò uno stato indipendente. Che cosa sono i confini, se non linee tracciate dall'uomo per definire dove è fine qualcosa, per iniziare qualcos'altro di diverso? Hello! Diyorlar tamam PCR testi almak. Thank you. Hello! Thank you. Anche se ci sembrano immutabili, la storia non ci ha insegnato che invece i confini che danno forma agli spazi creano luoghi che sono in continua mutazione, e non vale lo stesso anche per i nostri confini personali. Questa credo sia l'occasione più preziosa che ti dà un viaggio, quella di superare quei limiti interiori che sembravano invalicabili. Thank you. Georgiano superato. Ho fatto l'assicurazione, la SIM georgiana, e adesso vediamo dove andrò. Tbilisi, sono in Georgia. Ecco, sto un po' lunghetto, devo dire, questo confine. Mi hanno controllato anche la patente di guida internazionale. Perché... Ah! E questo parcheggio... Beh, ma anche a me è stato tantissimo. Al confine georgiano incontro un poliziotto italiano di Firenze, Gianfranco, che è a distanza al confine, è in missione europea. Fa sempre molto piacere trovare qualcuno che parla il tuo idioma, la tua lingua. Adesso direzione nord. Ma che meraviglia questo! Belle queste mura. Diversione verso le montagne, quasi al confine russo. Il navigatore mi dà 285 km, 6 ore, non penso la farò tutta oggi. Sto attraversando la città costiera molto turistica di Batumi, dove vecchie case sovietiche si mescolano a hotel di lusso, parchi, giostre e casinò. Oh! Sono in Georgia da neanche 2 ore e già inizio ad arrabbiarmi con i vari automobilisti. Guidano bene i georgiani, certo, ma sembrano non avere una regola. Mi lascio la città alle spalle e proseguo verso nord, lungo una strada che mi mostra le altre facce della Georgia. Le mucche sì che rispettano le regole di circolazione. Per la prima volta vedo le tubature del gas esterne invece che interrate, eredità dell'Unione Sovietica, che scelse questo sistema perché era il più veloce ed economicamente il più vantaggioso per garantire il gas al popolo. Ma non provo più quando la guardo. Un giorno mi farà sorpresa. Guarda che ti faccio un esempio. Avanti. Fa poro però poro. Non ti sento! Dimmi!
la moto, cazzo! Ah, ma non in mezzo alla strada! Mi devi spegnere la moto in mezzo alla strada, ce la fai? Cazzo, se 15 volte mi fai Ma perché chiedi la devi moto, fermare in scendi. mezzo alla strada? Perché non è che non ci sia un mezzo alla strada in sto posto? Guarda lì. Avrei potuto spegnere subito la moto? Certo, non ci avevo mica pensato. Avrebbe potuto Amedeo fermarsi in un luogo migliore? Sì, magari no. Fatto sta che alle volte tra compagni di viaggio è davvero difficile sintonizzarsi, quasi impossibile mollare il voler avere sempre ragione, impossibile accettare il fatto che le differenze rispettive siano in realtà una benedizione, che ci completino, e facilissimo arrabbiarsi e mandarsi più o meno mentalmente a quel paese. Uno sguardo alla mappa e all'ora ormai tarda e capiamo che quella sera a Messia non ci arriveremo. Decidiamo così di fermarci nel prossimo villaggio sperando di trovare un posto dove dormire. Hello. Hello. Sì. Hotel, sì. Hotel. Qui. Thank you. Che bello capirsi a gesti anche senza parlare la stessa lingua. Non sarà questa gentilissima signora alla fine a trovarci una sistemazione, ma un'altra più tardi. Allora, ieri sera sono arrivata a Kaishi, l'ho fermata là sulla strada per Messi, mancavano ancora un'ora e mezza. Ciao. Trovo questo affittacamere, perché era una camera affittata in una casa, una vecchia pazza, letteralmente vecchia pazza, che urla, ci mettiamo d'accordo col prezzo. Questa praticamente finché non ha visto i soldi georgiani era incazzata come una biscia. Urlava. Eroi sulla strada per Mestia. Sole. Altro. Scivola. Così, improvviso. Il feeling con la Tenere è sempre più profondo. Con lei ogni tipo di strada diventa un velluto su cui non voglio più smettere di viaggiare. E meno male che la relazione con i tornanti sta migliorando. Sto imparando a puntare lo sguardo verso l'uscita ed avere il corretto orientamento del resto del corpo. Non ho niente contro i ciclisti, ma quando incrocio altri motoviaggiatori ho la sensazione che è come un abbraccio, che in quel saluto che ci scambiamo ci siano dentro tutte le difficoltà, lo stupore e la bellezza che condividiamo nel guidare i nostri mezzi motorizzati lontano da casa. Oh Gesù. Somebody to love. So. Daridi. Bellezza è davvero tanta. Una pausa prima di riprendere la strada per Mestia e non so ancora che sto per scoprire una sorta di San Gimignano del Caucaso. Siamo nella regione dello Svaneti e tra i villaggi e i greggi di mucche spuntano decine di antiche torri difensive in pietra chiamate koshkebi. Ho il culo?
costo del carburante per la mia Tenerona è sempre inferiore a tutta la determinazione e al sogno che sono i propellenti di questo viaggio. Sono arrivata a Mestia. Quanta strada fatta fino a qua, eppure non c'è niente da fare. Il sogno di arrivare in Centro Asia si interrompe qui, dove iniziano le restrizioni ai visti, anche solo di transito, che la Russia, a causa del Covid, non rilascia. Per cena proviamo un po' di specialità della cucina georgiana, tra cui il khinkali, un raviolo fatto con una varietà di ripieni che pare sia stato portato per la prima volta qui dai tartari, che governarono l'attuale Georgia e Armenia per la maggior parte del XIII secolo. Ma assaggio un altro piatto per cui vado pazza, l'imeruli khachapuri, una focaccia tonda ripiena di formaggio fuso buonissima. Torniamo in hotel e scopro con gioia una moto parcheggiata di un altro motoviaggiatore. Mi chiedo chi sia, dove sia diretto. Dovrò aspettare il giorno successivo per conoscerlo. Chi c'è qui? Ciao amore! Spero vi sia piaciuto anche questo episodio. Io e la Canta vi salutiamo. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Buoni sogni, vero Canta? Lo sapete già. Iscrivetevi, lasciate un mi piace, commentate. Iscrivetevi però a questo canale. Noi si parte, vero Canta?